Questa fotocamera compatta del 2012 ha sostituito completamente il mio iPhone per quanto riguarda foto e video. Ma adesso ti spiego meglio perché. Negli ultimi anni siamo stati bombardati da immagini e video ad altissima risoluzione, con colori ipersaturi e una perfezione quasi innaturale. Se da un lato questo ha portato a scatti mozzafiato, dall'altro ha fatto forse perdere quell'autenticità e spontaneità che caratterizzava le fotografie di qualche anno fa. Prova ad aprire un vecchio album e sentirai quasi il profumo del tempo. Quelle foto raccontano più di ciò che mostrano. Oggi con lo smartphone immortaliamo tutto, ma ricordiamo poco. E no, non è una questione di megapixel. Quante volte ci è capitato di vedere una foto di quando eravamo piccoli, dove però magari la foto era venuta mossa o il soggetto era con gli occhi chiusi? Beh, non sarà una foto perfetta, ma raccontava esattamente quel momento. Il nostro modo di fare foto è cambiato negli anni. Con l'avvento degli smartphone e dei social, la fotografia è alla portata di tutti e ognuno di noi scatta con il proprio telefono quelli che saranno i ricordi per il proprio futuro. Guardando la galleria del mio telefono mi sono chiesto: cosa mostrerò un giorno a mio figlio quando mi chiederà di fargli vedere una foto di quando ero giovane? Mentre i nostri genitori custodivano ricordi tangibili e intrinsi di storia, io mi ritrovo con un archivio effimero di Instagram. Un'eredità digitale che potrebbe non saper mai raccontare la vera essenza dei momenti vissuti. Il mio scopo principale era sostituire le foto che normalmente avevo fatto con l'iPhone con una compatta digitale e dopo più di un mese di studio e di ricerca del modello perfetto ho scelto lei, la Sony RX100 Mark I. Uscita nel 2012, sensore da 1 pollice e 20 megapixel, video in 1080, niente di più, ma il tutto nella stessa dimensione di un pacchetto di fazzoletti. Nel 2025 usare una compatta del 2012 può sembrare una follia, ma ecco alcuni motivi per la quale per me ne vale la pena. Le foto hanno un look unico, meno processato, che contrasta con immagini perfettamente elaborate degli smartphone moderni. Questa non è solo una questione estetica, ma anche di narrazione personale. Ogni foto racconta una storia in modo unico, con imperfezioni che ne esaltano l'autenticità. Uno degli aspetti pratici, meno evidenti, è l'organizzazione delle foto. Con una fotocamera dedicata ogni scatto è attentamente scelto e salvato su una scheda SD. Questo processo, che include il trasferimento e la revisione manuale delle immagini sul computer, ti spinge a rivedere ed apprezzare molto di più quello che sono le foto e creare un legame emotivo con esse molto più forte. Al contrario, le foto salvate automaticamente sul telefono spesso si perdono in una massa digitale, rendendo difficile trovare e valorizzare i momenti speciali. Inoltre è molto più facile concentrarsi sullo scatto, in quanto non avemo notifiche e altre distrazioni. La RX100 è dotata di un sensore da 1 pollice, molto più grande rispetto a quello utilizzato sui moderni smartphone, il che le consente di catturare molto più luce anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, grazie ai controlli manuali di ISO, diaframma e tempi, è possibile ottenere effetti diversi sulle foto. Ad esempio l'effetto bokeh, che sugli smartphone verrà replicato in maniera artificiale, qui potremo ottenerlo tenendo il diaframma più aperto possibile. E con l'apertura f1.8 potremo ottenere un bellissimo effetto sfocato. Inoltre la Sony RX100 permette di scattare anche in formato RAW e adesso vi faccio vedere quanto possono essere post lavorabili i file direttamente su Lightroom.
Beh, per dare seguito a tutto questo, d'ora in poi riprenderò anche a stampare le foto. Bene, per il video di oggi è tutto. Se il video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like, iscriverti al canale che per me è molto importante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!